Allora, questo è un video che può sembrare per neofiti, in parte lo è. Avrei potuto farci uno short, però mi sono accorto che in un minuto, un solo minuto, perché gli short non possono essere più lunghi, almeno su YouTube, non sarei riuscito in realtà a dire tutto quello che c'è da dire sui bracciali Rolex. Perché una delle domande che si fanno molto spesso gli appassionati collezionisti, che siano neofiti o che siano dei grandi esperti, è quante maglie deve avere un bracciale. I bracciali Rolex sono soltanto tre: il Jubilee, l'Oyster e il President. Soltanto che nel corso degli anni il numero di maglie di questi bracciali è cambiato, è diminuito in particolare, e spesso si tende a fare confusione. Quindi ho deciso di fare questo video cercando di rispondere in maniera definitiva a tutte le domande riguardo ai bracciali Rolex e in particolare a quante maglie devono avere, e lo facciamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati qui nella nostra stanza degli orologi su Tok, dove vi parlo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Se l'orologeria, gli orologi sono di vostro interesse e se vi piace il mio modo di raccontarveli, iscrivetevi, è gratuito e rimarrete aggiornati sui nuovi contenuti. Potete anche unirvi alla chat Telegram, trovate il link nella descrizione del video, e a tutti gli altri nostri link, Instagram, il mercatino Telegram, il podcast su Spotify, Google Music, Apple Music. Insomma, le attività qui su Tok sono tante, quindi potete unirvi alla nostra community con i link qui in basso. Detto questo, direi che è ora di passare all'argomento principale di questo video, ovvero quante maglie devono avere questi benedetti bracciali Rolex. Prima di continuare però devo fare una premessa. Come faccio a sapere davvero quante maglie deve avere un bracciale? La confusione su questo argomento è sempre tantissima. Mi sono preso la briga di fare uno studio, quindi a parte la mia esperienza, ho utilizzato quelli che sono gli annunci online degli orologi. Abbiamo questo grande strumento tra cui Chrono24, e di questi annunci sono andato a vedere quelli che avessero inserzionati gli orologi NOS pellicolati, ovvero con tutte le plastiche, le pellicole, i full stickers cosiddetti, da cui si evince appunto che l'orologio è nuovo. In più le plastiche, soprattutto sui bracciali degli orologi, ci danno anche la certezza matematica che quei bracciali non sono stati toccati, quindi le maglie non sono state né rimosse né aggiunte, perché diversamente non ci sarebbero le pellicole. Ho fatto quindi un censimento vero e proprio di tantissime referenze, tutte NOS e tutte pellicolate, e finalmente, anche grazie a quella che è un po' la mia esperienza da collezionista decennale, ho raggiunto una conclusione. Allora, distinguiamo subito una cosa, quantomeno per quanto riguarda il numero di maglie nei bracciali. In Rolex ci sono i professionali e poi ci sono i diver, cioè c'è grande differenza tra quelli che sono tutti professionali e poi in realtà anche i Datejust o gli Oyster Perpetual, e invece i diver della linea professional di Rolex, ovvero Sub, CD Weller, ma anche gli Yachtmaster, e adesso vi dico perché. Allora, a partire dai Sub di Rolex, questi hanno sempre avuto 13 maglie, compresa la prolunga all'interno della loro chiusura, per tutta la loro durata, fino all'avvento del bracciale Cell, cioè con finali pieni, referenza 93-250, la referenza di questo nuovo bracciale, dove le maglie, anziché 13, diventano 12,5, diventano 12,5, dove la mezza maglia la trovate a ore 6, quindi in pratica si perde mezza maglia. 13 maglie per i Sub fino al bracciale Cell 93-250 con 12 maglie e mezza. Queste 12 maglie e mezza in realtà ce l'avranno anche i primi Sub ceramica e ce l'avrà anche il primo Yachtmaster 5 cifre. Successivamente, con i Sub 126, 610, 40, 60, insomma i nuovi Sub con le nuove anze, i bracciali perdono una maglia e diventano
11,5 maglie, i bracciali quelli con passo da 21 mm. Negli Yachtmaster invece la mezza maglia viene persa a partire dalle 6 cifre, quindi la mezza maglia la si trova soltanto sugli Yachtmaster a 5 cifre a ore 6. Cosa diversa invece per il Sea Dweller, perché il Sea Dweller 5 cifre ha 14 maglie, compresa la maglia allungabile che poi fa da prolungamuta. A seguito delle 5 cifre invece i primi Sea Dweller ceramica, compresi anche i primi Deep Sea, cioè quelli James Cameron che conoscete sicuramente ma anche con quadrante nero, insomma i più tecnici ma anche più grandi di Rolex, non hanno 14 maglie ma ne hanno soltanto 11 più la prolunga. Mentre l'ultimo Sea Dweller scritta rossa, quello da 43 mm, perde una maglia ma ne acquisisce mezza, quindi anziché 11 più prolunga avrà 10 maglie e mezza più la prolunga. Tutti gli altri professionali Rolex con bracciale Oyster, e cioè GMT, Daytona, Rolex Explorer 1 e 2, Milgauss, ma anche Datejust e Oyster Perpetual, praticamente tutti gli altri Rolex con bracciale Oyster, dalle 5 cifre, anche dalle 4 cifre, fino ad oggi, hanno 12 maglie. Non si sbaglia. Come dicevamo però i bracciali Rolex non sono soltanto gli Oyster, ma ce ne sono almeno altri due, ovvero il Jubilee e il President che troviamo soltanto su Day-Date, ma adesso ci arriviamo. Il bracciale Jubilee subisce varie modifiche. Questo bracciale presente su Datejust e GMT 5 cifre ha sempre 22 maglie. Dopodiché, con l'avvento dei Datejust 6 cifre, sia da 36 sia da 41 mm, le 22 maglie diventano 20. Mentre il bracciale Jubilee del GMT ceramica subisce un'ulteriore decurtazione e queste 20 maglie diventano 18, quindi sui GMT ceramica con bracciale Jubilee troverete soltanto 18 maglie, probabilmente in ragione del fatto che la cassa è più grande, anche se in realtà sui Datejust da 41 le maglie rimangono 20. Quindi 22 maglie per i Datejust e GMT 5 cifre, 20 maglie per i Datejust moderni, 18 maglie per i GMT moderni, con un'eccezione, ovvero sicuramente saprete che sui Datejust ci sono stati anche dei bracciali denominati Super Jubilee, cioè senza scatoletta ma con chiusura a scomparsa. Proprio in ragione di questo motivo e del fatto che la scatoletta dovesse essere sostituita dalle maglie in maniera tale da rendere appunto la chiusura a scomparsa, qui le maglie dei Datejust non sono né 20 né 22 come i 5 cifre, ma sono 24. Quindi sui Super Jubilee il bracciale completo ha 24 maglie e ha 24 maglie in realtà anche il bracciale President di Rolex, quello dei Day-Date, che come il Super Jubilee non ha la clasp ma appunto ha la chiusura scomparsa. E qui nel corso del tempo non ci sono state differenze, cioè i Day-Date, da ciò che ho potuto constatare dai vari annunci di NOS con pellicole, hanno sempre avuto 24 maglie, evidentemente perché il bracciale President non ha mai avuto la scatoletta. Bene, detto questo, cerchiamo di fare un rapido riepilogo. Rolex Submariner, 13 maglie fino all'avvento del bracciale Cell che ha 12 maglie e mezzo, fino ai nuovi ceramica, le ultime referenze 126 che hanno 11 maglie e mezzo. Yachtmaster, 12 maglie e mezza soltanto per i 5 cifre, dopodiché 12 maglie, come tutti gli altri professionali. E infatti tutti gli altri professionali, Daytona, GMT, Explorer, tutti vecchi e moderni, con bracciale Oyster, 12 maglie. Sea Dweller 5 cifre, 14 maglie, primo Sea Dweller ceramica e primi Deep Sea ceramica, 11 maglie. Ultimo Sea Dweller scritta rossa 43 mm e ultimi Deep Sea, 10 maglie e mezza. Bracciale Jubilee, Datejust o GMT 5 cifre, 22 maglie. Datejust da 36 e da 41, ultime referenze, 20 maglie. GMT Jubilee ceramica, 18 maglie. Mentre per tutti i bracciali President dei Day-Date e anche i bracciali Super Jubilee, quindi con chiusura scomparsa, 24 maglie. Qualcuno a questo punto griderebbe tombola. Insomma, scherzi a parte, queste sono tutte le maglie che dovrebbero esserci sui bracciali Rolex nuovi, che siano Oyster, che siano Jubilee o che siano President e che siano professionali oppure classici come Datejust e Oyster Perpetual. Spero di aver fatto cosa gradita e utile soprattutto a chi ha sempre avuto il dubbio e anche se lo sa il dubbio gli viene sempre, io sono fra questi. Se ho dimenticato qualcosa, qualche referenza o magari se avete dei consigli, dei suggerimenti o magari avete esperienze diverse, me lo dite come sempre nei commenti così ne parliamo assieme. Detto questo io vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video nella nostra stanza degli orologi e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui su TOC.